Ispirata ai classici delle avventure grafiche come l'onnipresente Monkey Island, ma anche a pellicole come I Goonies, Willy Morgan and the Curse of Bone Town è un'avventura di Immaginario Lab, piccolo team italiano composto da appena 4 membri, 5 se consideriamo anche l'autore delle musiche, ed è stata capace di attirare a sé un certo interesse da parte dei giocatori. Non resta quindi altro da fare se non analizzarlo. Sono trascorsi 10 anni dalla scomparsa dello studioso ed avventuriero Henry Morgan, sparito misteriosamente durante uno dei suoi molti soggiorni nella pittoresca cittadina di Bone Town. Il giorno del 10° anniversario della sua scomparsa, nella vita del 15enne Willy Morgan giunge una sorpresa inaspettata, una lettera del padre che lo esorta a raggiungere al più presto Bone Town e cercare indizi nella camera numero 9 della locanda Dead Man's Inn. Pieno di entusiasmo per aver ricevuto una speranza di rivedere il padre, Willy non esita ovviamente un solo istante ad intraprendere questa avventura, giusto il tempo di rimettere insieme la bicicletta e qualche soldo per le emergenze. Raggiunta la cittadina, Willy scoprirà ben presto che la scomparsa del padre è collegata al tesoro del famoso pirata William Kidd. La storia, è tutta qui. Nel corso dell'avventura non ci sono particolari colpi di scena o avanzamenti, e raggiunta la conclusione si rimane con una sensazione di incompletezza, come se avessimo giocato il primo episodio di una serie episodica, come effettivamente l'affrettato finale sembra suggerire. Questo non è ovviamente un difetto di per sé, molte altre avventure si sono focalizzate più sui personaggi che sulla storia. In questo caso, un buon lavoro è stato fatto per il protagonista Willy, ragazzo brillante e dalla battuta sempre pronta. Lo stesso purtroppo non può dirsi per il resto dei personaggi che Willy incontrerà a Bone Town. Con l'unica eccezione di un buffo sacerdote, gli abitanti di Bone Town sembrano essere lì solo per fornire indizi al giocatore, con dialoghi spesso asciutti e che trasmettono poco o niente della loro personalità. Un vero peccato. Willy Morgan è una classica avventura punta e clicca, fatta di aree da esplorare, oggetti da raccogliere e combinare, dialoghi ed ovviamente puzzle. Molto utile è la presenza di una mappa, con la quale raggiungere i luoghi già visitati. Bone Town non è molto ampia, ma questa comodità è sempre ben gradita. La qualità dei puzzle è buona, ma la difficoltà è tarata un po' verso il basso, il che si ripercuote ovviamente sulla longevità. Un giocatore con qualche avventura sulle spalle non faticherà a raggiungere il finale entro la 4ª ora, qualcosina in più per chi ha meno esperienza. Deliziosi fondali 2D, tratteggiati con cura e ricchi di particolari. Ben riuscita e soprattutto la rappresentazione di Bone Town, cittadina che sembra rimasta bloccata nel passato e ricca di fascino. Meno convincenti, ma comunque gradevoli, i modelli 3D dei personaggi, che godono però di buone animazioni. La buona colonna sonora, dal sapore spesso dolce e nostalgico, accompagna il giocatore con discrezione. Il doppiaggio è invece in inglese ed alterna buone interpretazioni, come quella del protagonista, ad altre un po' piatte. Buona la qualità dei testi in italiano. A parte qualche refuso, non ho notato gravi errori. Partita da ottime basi, Willy Morgan si è rivelata una discreta avventura, ma purtroppo nulla di più. È indicata soprattutto ad un pubblico giovane e poco esperto. I difetti ci sono, ma è indubbio che i suoi autori l'abbiano creata con amore e passione, lasciando quindi ben sperare per il loro prossimo progetto.